Dopo il successo del video di ora, ho deciso di portarvi un'altra compagnia, ancora cinese, che probabilmente nessuno ha mai sentito. Questa azienda, come tante altre in Cina, produce solamente veicoli completamente elettrici. Sto parlando infatti di Leap Motors. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di Leap Motors, ma prima di cominciare non scordatevi di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale. Ho notato che molti di voi non sono ancora iscritti al canale, non costa niente e mi aiuterebbe davvero tanto a far crescere questa community. Grazie mille. Leap Motor viene fondata in Cina, per la precisione a Wenzhou, nello Zhejiang, nel 2015. E questa azienda, pur essendo relativamente nuova e neanche troppo grande, si intende chiaramente per gli standard cinesi, con 7.000 dipendenti, è stata in grado di crescere la propria produzione di veicoli da giugno 2020 a giugno 2021 di ben l'890%. Già nel 2018 Leap Motor aveva annunciato un piano per l'uscita futura di 3 modelli di auto molto diversi tra di loro e ad oggi ha già 2 di questi veicoli in piena produzione e il terzo dovrebbe arrivare alla fine del 2021. Detto ciò, partiamo parlando del primo veicolo che l'azienda ha messo in vendita, ovvero la Leap Motor LP S01. Un prototipo della S01 era già stato presentato al Salone dell'Auto di Guangzhou nel 2017, consentendo alla compagnia di trovare dei nuovi investitori che avrebbero appunto investito ben 380 milioni di dollari per fare in modo di far crescere sempre di più questa azienda. Le prime consegne di quest'auto avvennero però a giugno del 2019. La S01 però è un'auto strana per essere la prima di un'azienda che costruisce auto, appunto. Infatti, al posto di essere un'auto super sportiva o comunque molto costosa, è una coupé mezza city car. Infatti, se l'aspetto dell'auto può ricordare appunto una sport car, le sue prestazioni dicono il contrario, o almeno non sono all'altezza di questo nome. La S01 ha uno 0 a 100 in poco meno di 7 secondi, ma sul sito viene indicato uno 0 a 50 in solamente 2,6 secondi. Ora vi chiederete il perché di uno 0 a 50 ed è presto detto. In città dove quest'auto verrebbe utilizzata di più, soprattutto in Cina, dove le città sono megalopoli, sono enormi, lo 0 a 50 alla fine è quello che conta, cioè lo scatto in un incrocio o a un semaforo. Ed obiettivamente è difficile raggiungere anche un 100 km/h in pieno centro città. Poi le città cinesi sono sicuramente costruite in modo diverso, ma rimane il fatto che è un rischio per la sicurezza fare queste cose. La S01 oltretutto ha un peso non troppo esagerato per essere un veicolo elettrico, infatti si pone intorno ai 1300 kg, con la possibilità di avere solamente la trazione anteriore. Come pacco batterie la S01 ha una sola scelta, ovvero quella da 48 kWh, che permette una potenza da 125 kW o 170 cavalli e 250 Nm di coppia, permettendo a questo veicolo un'autonomia indicata secondo il ciclo NEDC, che è lo standard in Cina, ve lo ricordo, di ben 460 km con una ricarica completa. Ricordiamoci però che lo standard NEDC è molto abbondante di solito con il range, l'autonomia delle auto elettriche in particolare. Come prezzi partiamo da 120.000 yuan, ovvero 15.600 euro per la versione più standard, per lo più per quanto riguarda le finiture degli interni, fino ad arrivare alla versione più lussuosa, se vogliamo, a 160.000 yuan, ovvero 21.000 euro. Quest'auto è stata pensata per essere venduta e prodotta in Cina e penso che rimarrà in Cina, ma la vedo perfetta per un pubblico molto giovane. Infatti, oltre al fatto di essere una 2+2, il bagagliaio, dato la natura dell'auto con il posteriore quasi tagliato rendendola una hatchback,
è ridotto davvero all'osso, consentendogli di caricare non più di un bagaglio a mano o la spesa. Quest'auto però è all'avanguardia in molte altre cose. Infatti, oltre ad essere di base fornita di un livello 2 di guida autonoma chiamato Leap Pilot, la fantasia, dato che la casa costruttrice si chiama Leap Motor, e la possibilità di arrivare addirittura ad un livello 3 di guida autonoma con un OTA o Over the Air Update, è fornita anche di qualcosa di cui sinceramente si poteva fare a meno. Mi sto riferendo chiaramente alle portiere con l'apertura a scansione di impronte digitali. A primo acchito immagino possa sembrare molto futuristico o cool, figo, ma il problema nasce nel momento in cui si prova ad aprire la macchina ma non viene scansionata l'impronta digitale e ci possono volere fino a 10 secondi per aprire l'auto. E lo so che sembrano pochi, ma a lungo andare di certo non lo sono, specialmente se vai di fretta. Ma passiamo dunque al secondo veicolo che l'azienda ha in produzione, ovvero la Leap Motor T03. Se vi ricordate, nel video di ora vi ho parlato del fatto che i cinesi tendono particolarmente a prendere spunto da alcune auto già esistenti di altri car maker. Ecco, come dire, diciamo che ci siamo cascati di nuovo. La T03 è palesemente una copia della Smart 44, ma vi dirò che questa volta non mi stupisce particolarmente. Infatti, se avete visto il mio ultimo video riguardante i nuovi taxi elettrici di Londra, vi lascio il link qua sopra, saprete che l'azienda produttrice di questi taxi fa parte di un gruppo cinese molto più grande, ovvero di Geely, dove possiamo trovare molte aziende, tra cui proprio Smart. Questo mi porta a pensare che Leap Motors abbia fatto un accordo con quest'ultima per l'utilizzo praticamente dello stesso telaio. Ed è chiaro, questa è solamente una mia supposizione, immagino che la realtà non la sapremo mai. In ogni caso, la T03 viene lanciata sul mercato nel maggio del 2020 con un prezzo iniziale di solamente 65.800 yuan o intorno agli 8.500 euro, fino ad arrivare alla versione più costosa da 75.800 yuan, che rimane comunque sotto la soglia dei 10.000 euro. Quest'auto, per essere una city car, è equipaggiata piuttosto bene. Infatti possiamo trovare una batteria da 36,5 kWh con una potenza da 55 kW e 155 Nm di coppia. Ma quello che stupisce di più è sicuramente l'autonomia, che è indicata a 403 km con una ricarica completa, questo sempre sotto il ciclo NEDC. Inoltre, come la S01, la T03 è fornita di una guida autonoma di livello 2, grazie a 3 telecamere esterne, 11 sensori ultrasonici e un radar posto in fronte all'auto. Passando dunque all'ultimo veicolo che questa casa cinese ha intenzione di lanciare sul mercato, abbiamo un'auto che va a prendere un segmento che in Cina va fortissimo, ovvero quello dei SUV. Leap Motor ha presentato il concept di questo SUV al Salone dell'Auto di Shanghai del 2019, con il nome di Seymour, che dovrebbe andare in produzione entro la fine del 2021, con il nome definitivo di Leap Motor C11. Per questo veicolo non sono ancora state date indicazioni riguardo al prezzo, ma sappiamo che monterà una batteria da 90 kWh con una potenza di 536 cavalli e un'autonomia intorno ai 560 km, sempre solamente sotto al ciclo NEDC. Il C11 inoltre sarà pieno di tecnologie necessarie per rimanere competitivi, specialmente nel mercato cinese, tra cui abbiamo 3 schermi touchscreen montati nel cruscotto, il riconoscimento facciale per aggiustare le impostazioni di guida in base al guidatore che viene riconosciuto e, cosa più importante, il C11 monterà l'hardware necessario per la guida autonoma di livello 3, grazie anche alla collaborazione con l'azienda sempre cinese Huawei. Leap Motor è una casa automobilistica molto giovane e ci vorranno ancora molti anni prima che si faccia davvero notare. Questo non toglie però che si stiano impegnando moltissimo per distinguersi dalla massa. E no, non mi sto riferendo al design, perché so già
cosa starete pensando. Ovvero, questi cinesi non sono in grado neanche di creare le loro auto senza copiare. E lo dico per esperienza, perché metà dei commenti sul video di ora erano su questo livello. Ed io posso anche darvi ragione. Infatti molte auto sono davvero prese pari pari da altri costruttori di auto, ma quello che c'è dentro all'auto è completamente diverso. Infatti in Europa sotto il prezzo di 10.000 euro vi garantisco che non troverete mai nulla che arrivi al livello di tecnologia che queste auto cinesi possono dare. Quello che dico io alla fine è: non precludetevi un'auto solamente perché è cinese. Dopotutto 3/4 degli apparecchi elettronici che esistono in casa vostra probabilmente sono made in Cina. Ed è chiaro che non è tutto oro quel che luccica, ma basta davvero una piccola pepita d'oro per rivoluzionare il mercato e girare completamente le carte. Bene, questo era tutto per quanto riguarda Leapmotor. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di questa casa cinese e siate buoni nei commenti. Non scordatevi dunque di mettere un mi piace e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.